tu racconti un'esperienza drammatica, no? Della tua giovinezza, Sì, cioè che ho di... abortito, sì, che è una cosa difficilissima, sono anni che vado in giro a raccontare la mia storia, ma questa cosa l'ho tenuta per tanti anni con molta vergogna, nel È cassetto possibile proprio. accettare per una persona che poi diventa credente il perdono? Esatto, questo è il Questa è la motivo domanda? per cui io non riuscivo forse a parlarne per tanti anni, non ci sono riuscita proprio perché è molto più difficile accoglierlo, questo perdono, e credere che veramente Dio ti abbia perdonato, che veramente quel bambino a cui tu hai impedito di venire al mondo sia un angelo, una persona a cui tu non hai dato la possibilità di difendersi e che invece continui ad amarti lì dov'è, che sia un tuo angelo in paradiso e che sia possibile anche dargli un nome e che sia possibile convivere con questo disprezzo di te che si trasforma da disprezzo in misericordia per te stessa, perché valuti e capisci che la condizione in cui tu hai agito era una condizione di non piena libertà, perché oggi posso dire di essere veramente una persona libera, perché mi riconosco figlia di Dio e ho quella dignità che soltanto i figli di Dio hanno. Quindi anche il coraggio di guardare in faccia al proprio errore, accettando di essere perdonata per una cosa così brutta che tu hai percepito in seguito essere una cosa così brutta e che per tanto tempo hai tentato di ricacciare dentro con proprio che però inspiegabilmente ha provocato comunque un vuoto, un'erosione continua, per cui poi tante conseguenze, io non è che ho capito subito che derivassero da quell'errore, tante conseguenze di disordini elementari, affettivi, cioè è vero quello che si dice, bisognerebbe parlarne di più e collegare tanto malessere anche a dei fatti che tu, forse per incoscienza, ero giovane, avevo 20 anni e ero proiettata nel voler soddisfare il mio bisogno di diventare qualcuno, diventando famosa, venivo dalla provincia, ero arrivata a Roma, ho tante giustificazioni che non mi sono servite per assolvermi fin quando non ho avuto degli incontri con delle persone nelle quali si è incarnato questo amore di Dio, che non è un'idea, è un fatto. Tu riesci? Tu riesci a perdonare? Questa è una cosa che mi colpisce molto di questa parola, perché io la rovescerei. Io direi beati coloro che hanno avuto misericordia perché riusciranno a essere misericordiosi. Per me è stato così. Ho avuto tanta rabbia dentro per tanti anni anche nei confronti dei miei figli poi nati. Io aspetto il mio quarto figlio adesso e percorrendo questo cammino di consapevolezza, che è anche un cammino di fede, mi sono resa conto di quanto abbia fatto scontare forse a loro una rabbia che nutrivo per me stessa, perché forse non gli riconoscevo il diritto di essere nati e mi sentivo in colpa per aver dato a loro il diritto di nascere e averlo negato ad un loro fratello, che io ho chiamato Matteo.